Un caro saluto a tutti ragazzi da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti come di consuetudine nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi mi trovo presso il TAV La Montagnola in provincia di Varese insieme a mia figlia Ersilia. Ciao a tutti! Ersi ed io ci dobbiamo un po' allenare al tiro, quindi lei ha portato la sua beretta FS92 e io sono qui con la Tikka T-Trix TH1. Tuttavia l'occasione è utile perché vorrei parlarvi delle prestazioni del Kowa Highlander al poligono. Per questo motivo ho deciso di confrontare nell'osservazione dei bersagli, faremo qualcosa a 100 metri, adesso porto una UA Safe Chart a 100 e poi magari vedremo le differenze qualitative e prestazionali con bersagli più lunghi. Quindi io direi di far partire immediatamente la breve sigla, non andate via perché questa penso che sia una prova molto atipica e non ne ho viste tante in giro, quindi ci vediamo tra pochissimo, sedetevi comodi e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Il Kowa ha un prezzo indicativo di circa $5.000 con gli oculari 32x in dotazione. Ci sono, adesso li vedremo, disponibili due coppie di oculari che forniscono 21 e 50x. La caratteristica principale di questo binocolo è la presenza di due stupendi, direi, adesso vi li faccio vedere, obiettivi alla fluorite. Sono da 82 mm, hanno una bassissima dispersione e un'ottima trasmissione della luce. Il corpo del Kowa Highlander è leggero, è in lega di magnesio, rispetto ad altre soluzioni più economiche ed astronomiche è impermeabile, riempito in azoto, è robusto, è leggero e dotato comunque, come vedete, di una maniglia di trasporto che vi consente con facilità di trasportarlo. Secondo me è una soluzione un po' costosa ma molto performante anche per comunque i campi da tiro. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli oculari, il 21x ha un'estrazione pupillare di 20 mm con un campo visivo di 52 metri a 100 metri. Il 50x ha un'estrazione pupillare di 15, il campo visivo scende a 23 metri a 100. In entrambi i casi la messa a fuoco minima è di 20 metri, quindi è una messa a fuoco superiore rispetto ad esempio a un classico spotting scope. Pesa circa 6 kg, è lungo un 43 cm x 24. Una caratteristica dell'Highlander è che avete la possibilità di utilizzare filtri neutri da 95 mm frontali, perché vi riparano di più ad esempio qualora compieste osservazioni in presenza di sabbia o polvere, oppure se foste degli osservatori sulle spiagge, no? Per vedere ad esempio gli uccelli marini. Adesso passo invece ad esporvi le caratteristiche tecniche dello Zeiss Diascope. I più tecnici esperti ricorderanno che non è più in produzione, adesso è stato sostituito dalla serie Arpia. Comunque su Binomania, come ho avuto modo di discutere e confermare in un articolo di qualche mese or sono, è uno strumento definibile ancora come top di gamma. Ha un diametro da 85 mm, è dotato di un sistema FL con fluorite sintetica per ridurre le aberrazioni. L'intervallo di ingrandimento è compreso tra i 20x e addirittura i 75x, quindi vi fornisce un'ottima potenzialità anche nell'utilizzo con turbolenza a 20x anche se ha poco campo, mentre a 75x è tra i più risolventi. Calcolate inoltre che se avete la fortuna di trovarlo sul mercato dell'usato, lo Zeiss Diascope 85 consente anche l'utilizzo di altri oculari fissi dedicati, progettati da Zeiss, che sono veramente eccellenti, e in più potete utilizzare con un adattatore, se lo trovate, originale oppure dovrebbe produrli ancora Bader Planetarium, potete utilizzare gli oculari astronomici di vostra proprietà.
Ha un campo di vista da 63 metri a circa 20 mi pare, paraluce estraibile, collare rotante e una impermeabilizzazione garantita fino a 400 millibar. Anch'esso in nitido, comunque luminoso, molto contrastato, un sistema specificatamente progettato da Zeiss per la messa a fuoco fine, per il passaggio alla messa a fuoco rapida. Insomma, come vedete, non ho portato qui con me uno spotting scope economico, perché proprio volevo verificare le potenzialità di due strumenti alla fluorite. Il Kowa Highlander è sempre ancora in produzione e rimane un cavallo di battaglia per tutti gli appassionati delle visioni binoculari. Relativamente agli accessori disponibili, ne ho ricevuti soltanto alcuni da parte di Kowa Europe, quindi Kowa Optic. Vi posso confermare che per l'Highlander sono disponibili altre due coppie di oculari. Abbiamo il TE9WH, sempre made in Japan, che fornisce 50 ingrandimenti. Poi abbiamo degli oculari che io adoro, sono 21x, quindi hanno una ottima estrazione pupillare, garantiscono un'ottima pupilla di uscita luminosa e soprattutto anche al poligono, in certe circostanze estive, riescono a consentire di gestire al meglio la turbolenza, perché a bassi ingrandimenti, come sapete, c'è una minore amplificazione del cosiddetto miraggio, no? In fase osservativa. Poi più è grandangolare e più riuscite anche a osservare il percorso del proiettile, quindi se c'è qualche deviazione atipica dovuta al vento. Poi ho richiesto il TSN AR66HL, che va a filettarsi all'adattatore della Otterbox in collaborazione con Kowa, e dopo vi mostrerò. Questo si può semplicemente incastrare sull'oculare Kowa in dotazione, ma anche con gli altri, per consentirvi di comunque compiere delle sessioni di digiscoping. Qui al poligono lo utilizzeremo per vedere i bersagli, mentre magari successivamente girerò un video riguardante la ripresa della vifauna con l'Highlander. Qua abbiamo invece un paraluce più compatto, questo perché in determinati casi, con persone che possiedono una distanza interpupillare un po' piccola, come ad esempio il mio caso, vedete, ci potrebbero essere problemi di comodità, perché il naso non va a incastrarsi perfettamente all'interno della distanza del paraluce tra i due oculari. Quindi Kowa ha ideato i TSN ER, che sono molto più piccoli e quindi concedono una comodità maggiore anche agli appassionati oppure agli adolescenti, come nel caso ad esempio di mia figlia, che vuole venire a imparare un po' a gestire i binocoli, fare da osservatrice durante i tiri al poligono. In realtà adesso si sta esercitando con la sua FS92 ad aria compressa. Vediamo insieme, poi dopo lo monto sul cavalletto, l'aggancio. Vedete, praticamente va a incastrarsi alla perfezione sui paraluce in gomma del Kowa Highlander. Piccolo intermezzo con Ersilia. Allora Ersi, tu che cosa utilizzi per esercitarti? Allora io utilizzo una beretta FSN92, ovviamente ad aria compressa, e chissà, magari farò il porto d'armi. Beh, ormai ti manca poco i 18 anni, quindi poi potresti venire con papà e magari ti faccio utilizzare o la Ticca in 223 oppure anche la Savage al Country, perché poi comunque Ersilia può correre in culo e secondo me ti diverti tantissimo. Vedremo. Ok, vedremo. Allora ragazzi, adesso con Ersilia stiamo andando alla linea da 100 metri, portiamo una UA Safe Chart, quindi una carta di mira ad alta risoluzione, per vedere un poco le differenze tra nitidezza e contrasto dei due strumenti, e poi fissiamo i bersagli. Oggi c'è un po' di vento, purtroppo, come sapete io tiro con un calibro 223 da 55 grani e
magari non vedrete delle rosate precisissime, però lo scopo della sessione oggi poi al poligono è quella di verificare se per gli appassionati di tiro i poligoni, sia privati che TSN, possa essere utile o fondamentale acquistare un binocolo performante ad alto ingrandimento, anche per assistere nel tiro a lunga distanza, per monitorare e altro ancora. Adesso Ersilia mette la carta di mira, perfetto. Ora togliamo questi, magari utilizzo questi per fare un rapido azzeramento, e togliamo questi qua e mettiamo questi specifici, perché almeno quando riesco so la rosata, la grandezza della rosata per la mia ticca e il mio calibro. Ok, ma posso usare questo qua per gli azzeramenti oppure questo? Ersi, a posto? Yes. Andiamo giù. Yes, andiamo. Allora, adesso sto utilizzando l'adattatore della Kowa con il telefono applicato appunto sul Kowa e devo dire che l'immagine è molto nitida, molto bella per fare i video, quindi ve lo consiglio. Ok. Adesso sto compiendo osservazioni sul gong a 300 metri sia con il Kowa che con lo Zeiss. Vi volevo confermare che usualmente ci sono due modalità per stimare il vento e la distanza. Quelle più semplici sono l'utilizzo dell'anemometro e l'utilizzo di un telemetro, quindi con l'anemometro andate a verificare il vento, con il telemetro andate a verificare la distanza. Poi con i telemetri balistici potrete verificare anche l'angolo di sito, quindi quando c'è tanta angolazione, ad esempio vi sembra la distanza lineare di 310 metri, ma con un angolo di sito elevato dovreste correggere come se fosse ad esempio a 280 metri. Quindi queste cose ve le può dire il telemetro. Altrimenti esiste la vecchia maniera dell'utilizzo del reticolo. Conoscendo il target, quindi le dimensioni, potete verificare con una, secondo me, più che buona precisione la distanza tra voi e il bersaglio. Inoltre, con un inclinometro avete la possibilità di verificare bene, molto correttamente, l'inclinazione del bersaglio. Detto ciò, per ciò che concerne invece la osservazione dei bersagli a lunga distanza, adesso calcolate che qui purtroppo le nostre linee di tiro sono a 100 metri, circa 200, e ogni tanto c'è la possibilità di utilizzare il gong a 315 metri. Però sto più che altro pensando a situazioni di tiro dove si può sparare oltre 500 metri. In queste condizioni, con anche un calibro come il mio 223, è molto essenziale verificare il miraggio e la direzione del vento. In questo frangente come potete fare? Se avete il vostro cannocchiale da tiro potete anche guardare nel cannocchiale da tiro, però non c'è nulla di più comodo che andare a osservare con la strumentazione ottica, quindi con lo spotting scope e in questo caso con un binocolo di altissima qualità. Attraverso la visione ad esempio del Kowa Lander potrete verificare, oggi non è il caso perché comunque il cielo è coperto, quindi non c'è una forte turbolenza, potreste vederla ad esempio a mezzogiorno con il cielo molto sereno e vedreste proprio bollire l'immagine. Quindi con la capacità di percepire lo spostamento del miraggio e come si forma il miraggio, quindi questo spostamento dell'immagine a destra, a sinistra, avanti e indietro, riuscirete a comprendere l'intensità della turbolenza presente tra voi e il bersaglio, e soprattutto potrete anche verificare, analizzando ad esempio le foglie, gli alberi,
l'erba, i fili d'erba vicino al bersaglio, riuscirete a capire anche la direzione del vento. In questi due frangenti capite che fare delle osservazioni anche in comune con altri appassionati di tiro, dove voi fate vicendevolmente da tiratore a osservatore, è comodo sfruttare due occhi, perché l'osservazione comunque è più gradevole. Oggi le mie impressioni sono che, seppur essendoci comunque poca turbolenza, ho sfruttato decisamente con profitto il Kowa Elender per varie motivazioni. In primis è molto luminoso, è un binocolo con 82 mm di diametro. Come sapete ormai sul mercato ci sono strumenti forse meno robusti ma dotati anche di ottica da 100-120 mm. Questo mi sembra il giusto compromesso tra diametro e compattezza. Ve lo faccio vedere, comunque è più o meno lungo come uno spotting scope, è molto robusto, lo scaffo in magnesio è stampato dal pieno, questa meraviglia meccanica è stampata dal pieno. Inoltre questo binocolo, rispetto alle soluzioni più economiche, aspettate che devo chiudere la leva di fissaggio, è impermeabilizzato, quindi potreste utilizzarlo anche in presenza di un po' di nebbia, un po' di foschia, pioggerella che arriva anche di traverso se non avete la copertura, oppure se tirate anche all'esterno. La cella ha poi due anelli di serraggio molto più robusti rispetto ad alcune soluzioni made in China, e calcolate che questo esemplare Kowa mi era stato spedito da Kowa già 2 o 3 anni fa, quindi l'avevo recensito. La caratteristica incredibile è che comunque si è fatto fiere, ha fatto il giro di test, poligoni, avifauna e altro ancora, ed è perfettamente collimato non solo a 32x ma anche a 50x. Un'altra caratteristica che ho percepito è quella di, a parità di ingrandimento, di avere comunque più luminosità. Quindi 32x nel Kowa e 30x nello Zeiss Diascope. Ovviamente non posso farveli vedere con l'iPhone perché non avete la percezione di tridimensionalità con due occhi, la raccolta di luce che ho io con due occhi. In ogni caso il Kowa 32x ha più campo, è più nitido, è più contrastato e ha colori decisamente più brillanti, quindi senz'altro mi sento di consigliarlo. Adesso rifaccio qualche tiro, stavo facendo raffreddare la canna, e poi proviamo a osservare di nuovo la US Safe Chart con i 50x e posizioniamo l'intervallo di ingrandimento dello Zeiss Diascope tra i 50 e i 75x, giusto per comprendere se effettivamente la percezione con due occhi a 50x consente di guardare dei dettagli simili a 70x, pur mantenendo un maggior contrasto e nitidezza, perché comunque guardate con due occhi ma a minori ingrandimenti. Ersilia, che distanza c'è dal bersaglio, quello più lontano? Allora, abbiamo 314. Sì? E poi 0,8. Quindi 0,8 mil di regolazione. Esatto. Ok. Invece a livello di miraggio di vento, vai al Kowa? E il miraggio è a ore 4. Ok, immagine com'è, nitida? Sì, è nitido. La vedi bene? Sì, la vedo bene. Va bene, dai, tentiamo i tiri adesso. Adesso proviamo a tirare a 315 metri circa. Si è abbassato un po' il vento, tuttavia permane comunque un po' di aria. Il problema è che, forse ve l'avevo già anticipato in altre recensioni, qui ci troviamo circa 1000 metri di altezza. Abbiamo sulla sinistra, quindi diciamo così verso ovest, il Lago Maggiore e ci sono le Alpi piemontesi e svizzere. Siamo abbastanza circondati da brezza più o meno intensa. Mediamente siamo sui 10 km/h, ma a volte mi è capitato di salire e nella mia zona non c'era vento, qui andavamo a 40 km/h. Adesso riprenderò con il Kowa Highlander soltanto a 30x, vediamo anche se riesce ad analizzare la traccia, perché qualora non ci fosse Ersilia che mi dà qualche indicazione sul vento e se comunque non va in target il colpo, tendenzialmente preferisco riprendere in digiscoping per poi comprendere dove ho sbagliato. Allora adesso proviamo il tiro a 300 metri. C'è un poco di vento e vediamo come va. Ersilia sta riprendendo con la tecnica del digiscoping.
registra. Non l'ha preso? No. Cosa? No. È difficile darsi su. Ne provo un altro. Poi c'è vento. Ma hai visto per caso dove è andato il colpo? È andato verso destra. È andato verso la tua destra? Sì. Ok. Quindi è andato verso la tua destra. Ersi, allora faccio anche a te la domanda, visto che oggi ho utilizzato il poligono, sia lo Zeiss Diascope che il Kowa Highlander. Che cosa hai preferito? Allora, personalmente ho preferito il Kowa perché vabbè, è molto più comodo, perché puoi utilizzare tutti e due gli occhi per guardare, e poi è un binocolo molto luminoso e nitido e si riescono a vedere benissimo i bersagli. Quindi fra i due, insomma, ti sei trovata meglio con il Kowa Highlander. Il poligono. Ok, grazie per la tua impressione, futura tester di Binomania. Sì. Adesso ho inserito gli oculari che forniscono 50x e ho posizionato lo zoom della Zeiss a 50 ingrandimenti. Sto osservando la USAF chart, chiamiamola carta di mira, ok? Perché il mio inglese non è il massimo. Che cosa ho notato? Che a livello di potere risolutivo non posso dire che lo spotting scope da 85 mm 50x mostri così tanti dettagli in meno. C'è da dire che in entrambi i casi vedo il numero 4 con le righe verticali e orizzontali. La questione è che all'interno del Kowa Highlander la visione è più nitida, più luminosa, i bianchi sono più neutri e la percezione, osservando con la turbolenza, è che comunque si riescono a vedere sempre le righe orizzontali e le righe verticali. Adesso mi sono accorto che sotto la tettoia del poligono è un po' troppo buia l'immagine, quindi ho deciso di girare la parte riguardante i pregi e difetti all'esterno qua nel prato. Per quanto riguarda i pregi di uno spotting scope, in questo caso abbiamo provato il Diascope 85 FL, che vi ricordo non è più in produzione. Sono senz'altro la compattezza e la leggerezza, perché comunque questo è in linea di massima la maggior parte dei telescopi da osservazione. È uno strumento molto compatto, lo potete riporre all'interno della borsa di tiro insieme magari a tutta l'altra strumentazione, ci sta anche dentro uno zaino sul pianale, insomma, della vostra auto. Senz'altro è un intervallo di ingrandimento che definisco ottimo per osservazione visuale, perché comunque copre 20x sino a 75x e oltre 300-400 metri. Poi i limiti sono dati più che dallo strumento e dalla turbolenza. Il campo di vista non è molto elevato, ha una tonalità più calda dello Zeiss, contrasto e nitidezza mi sembrano simili, però con il Kowa Highlander il pregio principale è la comodità osservativa, nel senso che abbiamo osservato per un paio di ore, sia io sia Ersilia, e due obiettivi, oltretutto la fluorite di alta qualità, consentono di percepire con maggiore naturalezza non solo il miraggio, turbolenza eccetera, ma anche il micro dettaglio. I fori del 223 si vedono perfettamente anche a 300 ingrandimenti, a 300 metri, scusate. La capacità di discernere i dettagli a 50x è molto simile a quella dello Zeiss a 75. Qual è la miglioria data da osservare con due occhi con il Kowa Prominar? È che a 50x, vedendo gli stessi dettagli, però l'ingrandimento è inferiore e la turbolenza è meno invasiva. Quindi con due occhi avete una percezione del dettaglio superiore a minori ingrandimenti, e questo anche al campo da tiro è veramente utile. Poi comodità di osservazione con due occhi, naturalezza, è meno affaticante, la messa a fuoco singola è molto precisa, e poi comunque guardando con due occhi
nelle giornate un po' uggiose avete una maggiore percezione di luminosità nel guardare i bersagli. Non stiamo guardando nel sottobosco, però anche guardare i bersagli a 50x vi devo dire che l'immagine è decisamente preferibile nel Kowa Highlander. Tra i fattori altri positivi ricito nuovamente la impermeabilizzazione. È un prodotto comunque di ottima qualità, vedete che anche in questo caso ha la derivazione come di spotting scope della Kowa del paraluce estraibile, è un 82 mm, quindi secondo me più di questi diametri non si sfrutta di giorno al poligono, si sfrutta raramente. Avete visto nella ultima prova che ho effettuato con un 115 mm che è necessario utilizzare di giorno spesso e volentieri i diaframmi. Quindi avete ottica alla fluorite minerale pura. Vi ricordo che Kowa è l'unica azienda al mondo che lavora il monocristallo di fluorite lavorato in laboratorio. Quindi qualità eccelsa, ottima trasmissione luminosa, ottimo contenimento del cromatismo residuo e poi comunque ragazzi è compatto, perché non è compatto come uno spotting, però a livello di ingombri, guardate la mia mano, è comunque un binocolo decisamente compatto, impermeabilizzato, riempito in azoto. Se adesso dovesse iniziare a piovere potrei stare tranquillamente qua a osservare tutto il giorno, sotto la pioggia i miei bersagli o natura, mentre con strumentazione un po' simile, quindi classico binocolo angolato di fattura cinese, insomma non si ha questa robustezza e questa impermeabilizzazione. Il sistema di digiscoping va benissimo, avete 3 coppie di oculari, quindi potete lavorare a 21x, 32x e adesso comunque oggi la giornata lo consente, sono le 11 quasi e stiamo riuscendo io e mia figlia a guardare comunque a 50x senza particolare degrado. Per quanto riguarda i difetti, non vi cito il prezzo perché ci sono spotting scope dal diametro leggermente superiore che però all'atto pratico risultano meno luminosi, che costano di più, quindi io il prezzo onestamente non mi sento di includerlo. Certamente avete la messa a fuoco singola su ogni oculare, non mette a fuoco da vicino come uno spotting scope, però per generi di osservazione a media e lunga distanza 20 metri sono più che sufficienti. Non avete poi la comodità degli oculari zoom, dovete togliere e inserire. Strano che Kowa non abbia mai pensato a creare degli oculari zoom dedicati, ma presumo che lo abbia fatto per una questione di impermeabilizzazione della meccanica e anche comunque di campo di vista, perché tutti e 3 gli oculari, alla fine anche i 21x comunque sono grandangolari. Poi vi ricordo che un oculare fisso fornisce oltre che più campo di vista e anche più facilmente impermeabilizzabile con questo sistema di messa a fuoco. Vediamo se riesco, vi faccio vedere, eccolo qua. Questo è il sistema di aggancio degli oculari Kowa, con all'interno una molla interna, c'è un vetro neutro, quindi anche in questo caso oltre a mantenere una eccellente collimazione, adesso l'ho provato a 50x, è perfettamente collimato, è una demo che gira da anni e anni, da Germania, Europa, va a influencer, blogger, riviste, si è fatto le fiere, si è fatto vari campi da tiro, questo esemplare, eppure è ancora perfettamente collimato, quindi pochissimi difetti e tantissimi pregi. Passiamo adesso ai saluti. Allora ragazzi, io e Orsilia terminiamo qui questa recensione pratica sul campo, spero che vi sia piaciuta. In conclusione, come avete capito, consigliamo entrambi l'utilizzo del Kowa Highlander non solo per osservazioni naturalistiche e astronomiche, poi ci sarà modo di parlarne in servizi e reportaggi successivi più specifici, ma anche per le sessioni di tiro al campo da tiro, insomma le sessioni al poligono. È risultato molto comodo, con una buona luminosità, nitido, contrastato, va bene anche per il digiscoping, riesce a ovviare grazie alla capacità di percepire più dettagli a ingrandimenti inferiori anche alla turbolenza diurna, quindi se aggiungete poi che è robusto e impermeabilizzato, direi che vi trovate tra le mani un ottimo strumento. Certamente non è compatto come il classico telescopio da osservazione. Quindi per oggi io vi saluto, ci vediamo come sempre su questo canale YouTube, vi aspetto anche su binomania.it, dove troverete ormai più di 1000 recensioni riguardanti binocoli, strumenti ottici e digitali, telescopi, fototrappole eccetera, e il più specializzato termicenotturni.it dedicato
al mondo dei visori termici, clip-on, binocoli night and day e per l'osservazione termica. Se ancora non l'avete fatto, inoltre potete iscrivervi a questo canale utilizzando la campanella per attivare le notifiche e ovviamente il pulsante iscrizione per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e da Ersilia. Ciao ragazzi! Ciao!